Buongiorno a tutti, qui da Radio Rossonera. È lunedì 13 novembre del 2023, giornate successive a quel Lecce-Milan di sabato che ci ha fatto passare un weekend parecchio amaro. Buongiorno a tutti, buongiorno da parte mia, dalla radio. Insomma, prima di tutto vi devo assolutamente ringraziare per quello che state facendo, per i like, per le view, per le condivisioni, per quelli che si stanno iscrivendo al canale, quindi mi è d'obbligo ringraziarvi perché i numeri sono veramente importanti, quindi grazie. Grazie se vorrete proseguire a farlo e grazie a tutti quelli che magari si stanno iscrivendo in questo momento, che vorranno mettere like e quant'altro, o semplicemente commentare, come è stato tanto commentato l'editoriale della scorsa settimana, il mattino Milan della scorsa settimana, insomma. Grazie davvero a tutti quanti, è anche un modo per, tra virgolette, fare una sorta di comunità, visto che il momento non è particolarmente positivo, anzi tutt'altro. È un momento molto, molto pesante, più che negativo è veramente pesante in questo momento parlare o vivere il Milan, tolta quella bellissima oasi felice che è stato martedì in Champions League. Partiamo con il sommario, come al solito. Questo è quello della scorsa settimana, è il sommario post Milan Udinese della scorsa settimana e praticamente potevo tranquillamente lasciare questo, o quasi, sarebbe stato perfetto già per questa settimana e questo è già il sintomo di qualcosa che palesemente non sta andando bene. Ma come al solito mettiamo quello di questa settimana. Allora, parleremo un po' di campo, perché non c'è solo gli infortuni a tenere banco, perché vedo che adesso, da che non se ne parlava, se ne sta parlando quasi a scusante totale del momento del Milan, e non va bene neanche quello. Perché c'è anche tanto altro rispetto agli infortuni. Parleremo quindi un pochino di campo. Parleremo ovviamente di infortuni, che da operetta sta diventando farsa, non so dove vogliamo scavare, ma stiamo scavando sempre più giù. Firme e controfirme di responsabilità, ora la palla va a chi decide. E qui sì, a questo punto, se la questione non viene, tra virgolette, risolta da chi ha ancora più poteri rispetto all'allenatore, se ne assume, tra virgolette, il rischio e le responsabilità. Ma ne parliamo tra poco anche di questo. Le reazioni dei big, siamo arrivati alla parte numero 4, perché a Lecce si è fatto espellere Olivier Giroud per proteste, c'è una curva che va sotto, scusate, c'è una squadra che va sotto la curva, c'è chi non ci va, c'è chi ne risente, ne parliamo anche di questo tra poco, e chiuderemo con Ibra. Ibra alla seconda però, perché mi sembra che la questione Balia non possa essere riferita solo e soltanto alla squadra, solo e soltanto all'allenatore, ma mi sembra che debba iniziare a pensare di fare la Balia all'intero Milan e stiamo dando così un'importanza incredibile a Ibra, quasi se avesse le chiavi del Milan. Parto subito col primo allora. Stessi errori tattici, medesimi risultati, perché sì, quello di Sabato a Lecce è un film che abbiamo già visto, rivisto, stravisto e visto fino alla nausea per certi versi, cioè errori sui calci piazzati in serie, che ci sono costati il vantaggio col Paris, che ci sono costati il 2-1 con il Lecce, che ci sono costati punti in passato. Abbiamo visto una squadra che è costretta ad attaccare sempre e comunque, perché non ha un piano B, non ha un altro modo di stare in campo. Il Milan o va all'attacco anche sul 2-0, anche quando, come era successo a Napoli, è in vantaggio 2-0, perde uomini per infortunio, è costretto a fare cambi, anche che magari sconvolgono un po' l'assetto della squadra, ma è costretto ad andare avanti lo stesso. Questa squadra non ha un piano B se non quando vuole o il giocatore stesso, e quindi fa corse all'indietro pesanti, oppure la grande importanza della partita che fa capire a tutti quanti che bisogna fare anche qualcos'altro rispetto a vado in attacco e via e basta. Abbiamo preso l'ennesimo gol a campo aperto, abbiamo preso ennesime ripartenze in campo aperto, un 4 contro 2 dove piccoli calcio dal limite dell'area che è oscena,
da prendere per una squadra che comunque è 2-2, non è sotto di 4 gol ed è disperata. È vero, perché il Milan dopo il 2-2 va via di testa, va via quasi già dopo il 2-1, ma dopo il 2-2 va completamente via di testa, fa un quarto d'ora dove ci sbagliano rimesse laterali, calci piazzati a 10 metri, appoggi semplici, tipo quello di Krunic in ripartenza che dà la palla all'avversario per la ripartenza, credo fosse Pognacic che riceve il passaggio di Krunic. Abbiam visto veramente di tutto in quel quarto d'ora e non c'è stato uno dentro e fuori dal campo che abbia detto al resto della compagnia: "Calma, siamo andati sotto mentalmente, ma siamo ancora a 2-2. Abbiamo un quarto d'ora per riprendere la partita e quantomeno portare a casa il risultato." La figura ormai, diciamo così, è un po' compromessa rispetto a quello che abbiamo fatto vedere, ma almeno portiamo a casa i 3 punti. Non c'è stato nessuno che sia stato lucido nel fare questo. E il primo che in teoria dovrebbe essere lucido è quello che in quel momento non sta nemmeno giocando la partita e non ha nemmeno le scorie mentali legate da un dispendio fisico, cioè l'allenatore. Non ha questa squadra un vero e proprio capitano, un vero e proprio leader che prende in mano la situazione, anche perché tra l'altro il suo capitano è pure uscito all'intervallo e ne parliamo dopo di questo, e non ha nemmeno una guida tecnica capace di fare ciò, perché quella partita di tennis per un quarto d'ora dove attaccano tutte e due e non si capisce nulla, non si può vedere, non si può vedere. Continuiamo a vedere sempre le solite cose. Io sarei disonesto con me stesso nel pensare che Musa fosse un errore. In parte credo che ci sia stata anche un fondo di diciamo che fosse anche una buona idea di fondo non mettere Florenzi a mettere Musa per il semplice fatto che Musa aveva passo per stare con Banda, mentre Florenzi non l'avrebbe avuto. Però questo ha dimostrato che i giocatori fuori ruolo fanno fatica, quindi sul piatto della bilancia ci andava anche questo e siamo andati in confusione, soprattutto quando poi è entrato Florenzi, Musa si è spostato. L'ultima mezz'ora è pessima, proprio veramente pessima. E il Milan, nonostante questo, ha fatto un buon primo tempo, poteva essere 3-0 tranquillamente all'intervallo, ma questa è quasi un aggravante a questo punto. Se non porti a casa il risultato diventa quasi un aggravante. Oh, che dire sugli infortuni? Potrei mettere un disco che va avanti da 3 anni. Mi limito a dire che mi tolgo un mezzo sassolino, siamo stati come testata i primi a far sorgere il problema, riportando dati e numeri, non dando colpe, dati e numeri. Di un'emergenza di 2 anni fa che era palese ed evidente, che non era una cosa, diciamo così, normale o figlia del caso, figlio del fatto che potesse essere associata ad altre squadre che le avevano tutti, campi, ritmo, eccetera. L'anno scorso idem, l'abbiamo riproposta perché ancora una volta il Milan era a capofila degli infortuni e ancora una volta scuse su scuse. L'anno scorso la parte del leone l'ha fatta il mondiale. Quest'anno la riproporremo, perché in questa pausa nazionale riproporremo ancora una volta l'emergenza infortuni con l'analisi. Ne ha parlato anche il doc Marano qui da noi e non può essere più un caso. Mi fa, tra virgolette, "piacere" che ci siamo svegliati all'11 di novembre, di un sabato a Lecce, capendo che abbiamo un'emergenza infortuni quando per l'ennesima volta si fanno male dei giocatori. Anche durante la gara, quando ci sono dei giocatori che non possono essere presenti perché vengono preservati, perché se no potrebbero andare incontro a infortuni, come ci sono giocatori che non recuperano, come giocatori che sono spariti, tipo Simon Kjær, giocatori che vengono dichiarati affaticati, ma se dopo 2 settimane non ci sono infortunati, e sarebbe anche ora di comunicare le cose per come sono e non per come vogliono essere dimostrate, perché l'emergenza infortuni per la quarta volta ci viene incontro, dritta come un treno in faccia, e quest'anno ci siamo scoperti essere in dolo e quindi adesso capiamo che forse c'è qualcosa da fare. No, siamo in ritardo mostruoso sull'argomento, perché era una questione che andava risolta ben prima rispetto che quest'anno. Quantomeno quest'anno forse proveremo a metterci una pezza, ma il problema grosso è che quest'anno le pezze che stiamo tentando di mettere sono peggio del buco, perché tutto quello che stiamo tentando di fare ha fatto sì che stiano aumentando gli infortuni.
perché gli infortuni del Milan quest'anno sono ancora peggio rispetto agli anni precedenti e questa cosa non va bene, non va bene, non ci si può girare dall'altra parte, sempre e comunque. Questo è un piccolo grande vizio che abbiamo da un po' di tempo a questa parte. Ci si gira dall'altra parte quando c'è un problema, no, magari ci si può anche girare, diciamo così, in pubblico, per non mostrare debolezze in pubblico, posso anche capirlo, ma all'interno no, all'interno no. All'interno il problema va preso, analizzato, sminuzzato, diviso in parti, risolto, decidete voi come, ma va risolto, non che ci si gira dall'altra parte anche all'interno. È una brutta storia quella degli infortuni del Milan. Speriamo che, visto che quest'anno dall'emergenza siamo passati quasi all'ecatombe, che la cosa venga risolta, perché così ovviamente non si può proprio più andare avanti. E queste sorte di pezze che abbiamo tentato di mettere quest'anno con giocatori dichiarati affaticati perché dovevano saltare una partita se no si rischiava, giocatori che non li faccio giocare la prossima perché magari rischia, non li faccio giocare il secondo tempo perché magari rischia, non li faccio giocare a questa partita perché ha sentito un dolorino, ma non esiste che ci sono almeno 10-12 giocatori diversi che sentono dolori muscolari e che a volte si infortunano, a volte vengono preservati, a volte non giocano le partite, perché Pulisic nell'ultimo periodo ha giocato una partita sola, una, su 3 ne ha fatta una e l'altra, la quarta, Napoli è uscita all'intervallo per preservarlo, ma non è che preservandolo riesci a giocare le partite, è comunque assente. Non è assente perché magari non si infortuna per 20 giorni, ma 3 partite e mezza le ha saltate nell'ultimo periodo per infortunio alla fine, perché questo è. Non è che è stato così, fuori perché gli piaceva star fuori. Firme contro firme di responsabilità, palla a chi decide, perché sì, in questo momento la questione è passata a chi è piano superiore ancora. Non è tanto all'allenatore, non è tanto ai giocatori, è a chi ha il piano sopra. E io rifaccio esattamente il discorso che ho fatto lunedì scorso all'incirca. Questa società si è data un organigramma fallace. Manca un pezzo a questo organigramma, manca un pezzo consistente, manca un pezzo di campo, di calcio, di qualcuno che conosca questo sport, non solo per piccoli settori di questo sport. Lo ripeto, non è un attacco ovviamente a Giorgio Forlani, che è un ottimo dirigente d'azienda, ma è un ottimo dirigente d'azienda anche sportivo, ma economico. Fine. Stop. Questa è la sua competenza. Non è un attacco a Geoffrey Moncada, che è un ottimo dirigente di calcio, ma solo e soltanto per ora ha dimostrato di essere un ottimo scout, un capo scout e al massimo può essere un'ottima persona da coinvolgere per quanto riguarda il mercato. Ma le squadre di calcio non vivono né solo di parte economica, né solo di parte, diciamo così, legata al mercato. Il Milan gioca da settembre a maggio in campionato in Champions League e lì la parte economica o di scout non entra. Qui serviva un dirigente, mettete voi il nome, io tra virgolette, non è che voglio passare per vedova di chi c'era al passato, non faccio assolutamente un discorso di rivoglio quelli del passato, assolutamente no, il passato è passato, l'acqua non macina più. Serve un direttore sportivo, serve un dirigente sportivo, qualcuno che quando va davanti agli occhi a Teo Hernandez è capace A di essere ascoltato e B di farsi ascoltare con merito da un giocatore del genere. Perché nessuno in questo momento può andare davanti a un giocatore del Milan di alto livello ed essere credibile parlando di calcio. Purtroppo questa cosa è stata molto sottovalutata ed è stato un grave errore non mettere dentro subito un dirigente sportivo. Ora io spero che ci arriverà Ibra e ne parliamo dopo, che quantomeno questo mestiere lo possa iniziare a fare, anche se è all'inizio, ma lo possa fare. Ma serviva un dirigente sportivo, perché manca un pezzo semplicemente, non perché gli altri non siano capaci, manca un pezzo a questo organigramma. Così come manca un pezzo nella gestione dell'allenatore.
con tutto il bene e il rispetto che possiamo avere dei nostri dirigenti, nessuno ha delle capacità tali da leggere tatticamente una partita al pari dell'allenatore, perché questo significa, non capire un po' di calcio, essere credibile anche dall'allenatore, che quando tu gli vai a contestare qualcosa sul campo, sei credibile davanti ai suoi occhi, come sei credibile davanti agli occhi dei giocatori se gli vai a dire qualcosa. E non è solo esperienza, è proprio capacità le cose che in questo momento ci mancano, oltretutto. Ma detto ciò, ora la palla passa ai dirigenti, che non devono trascinare il Milan nell'agonia. Questa stagione ha ancora tanto margine per essere ripresa, siamo soltanto all'inizio di novembre, c'è una Champions League da giocare, c'è una qualificazione alla prossima Champions League da fare, c'è uno scudetto da giocarsi, c'è uno scudetto. Perché io me le ricordo le parole di, credo, Furlani stesso, dicendo, riferendosi alla stagione, che l'obiettivo era lo scudetto. Perché questo stiamo dicendo, non possiamo far passare il fatto che il Milan gioca per il quarto posto, dopo aver speso una vagonata di milioni in estate, aver rinforzato la rosa, eccetera, eccetera, eccetera. Non può passare. Il Milan deve giocare per lo scudetto, non può trascinarsi in agonia per mancanze di alternative. Cioè, quindi rischiamo di perdere ancora punti su punti, nervosismi, infortuni, eccetera, perché nel caso non c'è uno straccio di allenatore migliore? A me sembra follia, ragazzi. E non è nemmeno compito mio, vostro, fare un nome. C'è gente che in questo momento fa il dirigente, che è merito e compito suo trovare un nome per fare il prossimo allenatore del Milan, cosa che andava fatta ben prima, l'ha fatta in estate. E permettetemi anche qui, mi tolgo un mezzo sassolino, la conferma di mister Stefano Pioli è stata fatta sì probabilmente per meriti tecnici riconosciuti dalla dirigenza, eccetera, ma niente mi toglie dalla testa, niente me lo toglie purtroppo, sarò una cattiva persona, che l'allenatore è stato confermato anche a prescindere dalla Champions League l'anno scorso, per dimostrare al pubblico che lo scorso mercato fosse stato sbagliato e che quindi un allenatore ritenuto capace con una rosa migliore avrebbe anche sbugiardato il lavoro dei dirigenti precedenti. Purtroppo questa cosa non me lo toglie niente dalla testa, ma non è, ripeto, per dimostrare che i dirigenti precedenti avevano fatto bene, anzi, avevano sbagliato. Il mercato dell'anno scorso è sicuramente un mercato non buono, come non buono è stato il rinnovo fatto a novembre scorso di questo periodo, all'incirca. Quindi non ne sto salvando i dirigenti precedenti, ma gli errori del passato non possono giustificare gli errori del presente o gli errori del futuro. La conferma del mister, a prescindere, niente mi toglie dalla testa che è stato fatto anche, mi verrebbe da dire quasi soprattutto, ma diciamo anche perché si voleva mettere al pubblico ludibrio i dirigenti precedenti. E queste cose non si fanno, perché il bene supremo dovrebbe essere il Milan, non dire a tutti avete visto avevo ragione, o fare quelli che erano senza macchie e senza colpe, perché non va bene. Come sempre detto, 33, 33, 33 le colpe. Andiamo avanti. Le reazioni dei big, qui sarò velocissimo. La squadra sta accendendo spie su spie, partita dopo partita, anche nella vittoria, perché Davide Calabria dopo Milan Paris Saint-Germain dice guardate che quello che ho detto in passato non è che l'ho detto tanto per, come dire, ho detto delle cose chiare e definite che non devono passare sotto silenzio. Ci siamo ricaduti ancora con un po' di nervosismo, con Giroud che smatta, e se smatta Olivier Giroud ad anni 37, che non aveva mai smattato in 4 anni, in 3 scusate, ma c'è qualcosa che non va, qualcosa che palesemente non va, e girarsi dalla parte opposta fa il male del Milan. Ha parlato Calabria, ha parlato Giroud, ha fatto questa cosa qui Giroud purtroppo, c'è l'atteggiamento di Teo, Leao, c'è un po' di tutto ragazzi, c'è di tutto. Non giriamoci dalla parte opposta, la stagione è ancora lunga, si può riprendere. Chiudiamo con Ibra, e ho messo Ibra alla seconda perché più o meno l'ho fatto capire poco fa, credo che Ibra debba venire a fare un po' tutto qua, al Milan, altro che il super consulente.
che non si può sentire sta cosa del super consulente di Red Bull, dai. Viene al Milan e verrà al Milan tra pochi giorni e deve venire con grandi poteri e con grande possibilità di far qualcosa, su tutti gli aspetti, tutti. Deve ritagliarsi un posto in dirigenza, prendendosi deleghe che in questo momento ha qualcun altro, perché deve avere la possibilità nel caso di impattare, altrimenti è inutile che venga. Cioè, cosa viene a fare? A guardare male i giocatori o guardare male l'allenatore? Dai, non prendiamoci in giro. Deve fare il dirigente e deve farlo anche alla svelta. E spero che questo ruolo di Ibra a 360 gradi possa aiutarci. Poi probabilmente sarebbe servito, come detto, un direttore tecnico sportivo all'inizio dell'anno. Abbiam deciso di fare un po' di testa nostra, diciamo così. E qui sì, abbiamo un po' peccato di presunzione. Io sono arrivato in chiusura. Ci ritroviamo tra poco per Mattino Milan, poi ci ritroviamo con tutti il resto degli appuntamenti, con Lunch Talk e in serata la lavagna tattica di Lecce Milan. Grazie a tutti per essere stati qui con me, mettete like in chiusura e alla prossima.